Eccoci qui, salve a tutti e bentornati nel mio canale, amici e amiche del Gravel. Oggi nuova puntata, rassegna stampa di quello che è successo in questi giorni, sempre sul tema Everybody, perché ormai ci siamo concentrati lì. Per chi è curioso di sapere le novità, state attenti a questo video perché ne vedremo delle belle, ma prima la nostra sigla bellissima, stupenda, a voi. Eccoci qua, bentornati. Non so se vi è piaciuta la sigla, fatemelo poi sapere magari nei commenti. Andiamo in ordine con questo video di Alvise Salerno che proprio ha parlato del brano meme che, se non so se lo sapete, è stato bannato, o meglio cassato come direbbe il Crux Cruciani, da Spotify. L'hanno fatto fuori e vediamo che cosa dice Alvise. Il brano meme che vuole inneggiare al fascismo è andato al numero 1 nella Viral 50 di Spotify, che non è una playlist editoriale. Attenzione, numero 2, questa canzone è stata rimossa dopo poco tempo. Chi non lo sapesse, la Viral 50 è quella classifica dove l'algoritmo fa il suo gioco e di conseguenza prende come riferimento, come campione, tutte quelle canzoni che vengono condivise sui social in maniera massiccia e poi attraverso questo numero di condivisioni va a creare quella che è la top 50 per l'appunto. Cosa diversa, ma mi pare ovvio e scontato dirlo, rispetto alla top 50 Italia. Quella è invece la classifica che potremmo definire ufficiale di Spotify, che tiene conto degli ascolti che vengono fatti giornalmente. La canzone in questione, ormai lo possiamo dire perché tanto non può essere più ascoltata e condivisa, si chiama Everybody Viva il Duce. Una canzone creata con l'intelligenza artificiale, quindi non una canzone reale, ma comunque con alle spalle una persona che ha dato gli input al sistema di intelligenza artificiale per poterla creare. Quindi comunque alle spalle una persona che voleva fare un meme scherzando su questa situazione c'era. Ora, detto e specificato che si tratta di una canzone meme, quindi le idee sono chiarissime, non ci si può sbagliare, il problema nasce. Ok, le idee sono chiarissime, non ci si può sbagliare, però adesso mi preoccupa dove sta andando. Allora, dobbiamo dire un po' di cose, ma prima lasciamo parlare Arvisi. Vediamo cosa dice. Cioè, sapete quando? Nel momento in cui queste canzoni meme arrivano al primo posto e di conseguenza vengono ascoltate da ragazzini di 10, 11, 12, 14. Ecco, perché arrivano al primo posto? Arrivano al primo posto perché ovviamente non è che ce le mandiamo noi, ci vanno perché evidentemente qualcuno le ascolta. E se qualcuno le ascolta è perché ne apprezza la creatività artistica. Non è che vanno al primo posto da sole, anche se sono delle canzoni meme. Questo è importante dirlo, perché come se venga data la colpa a chi ha creato magari la canzone o il video, anche se ovviamente è stata melodizzata con intelligenza artificiale. Ma non si riesce a comprendere quale sia stato il motivo per cui è stata cassata, se il motivo è dato dal fatto che la canzone è stata creata con l'intelligenza artificiale e quindi viola le linee guida di Spotify, oppure se semplicemente la canzone dava fastidio a qualcuno. Ma dava fastidio a qualcuno perché non l'ha capita, evidentemente. Andiamo avanti. 14 anni che ancora per motivi scolastici, magari per età, perché certe cose le insegni sì a quell'età, ma soprattutto c'è una consapevolezza e si acquisisce una consapevolezza magari da più grandi. Ecco, queste canzoni vengono ascoltate. Scusate, interrompo, ma a 14 anni oggi ascoltano canzoni dei trapper che parlano di droga, spaccio, armi, fanno vedere continuamente. Ci sono ex galeotti, ex persone nell'ambiente mafioso, ehm, gente che entra ed esce dal carcere di continuo, addirittura prendono nomi dalle baby gang, ste robe qua. Quindi voglio dire, cioè c'è sta gente qua che viene ascoltata dai ragazzini, ma non mi sembra che vengano toccate queste canzoni, però non so, vediamo come continua il Vise. Da quel tipo di ragazzi là che non hanno gli strumenti per capire chi sia una persona, chi sia l'altra, quale sia una corrente giusta, quale sia una corrente sbagliata.
specifichiamolo perché magari qualcuno di questi ragazzi guarderà questo video, le correnti che non bisogna seguire sono quelle estreme. Tutto quello che è estremista, da un lato, dall'altro, nord, sud, est e ovest, non vanno mai bene. Insieme a questa canzone, tantissime altre Sono d'accordo sul fatto che l'estremismo non vada mai bene, in qualsiasi campo. Andiamo avanti. sono state rimosse e sono canzoni create con l'intelligenza artificiale che andavano verso le minoranze o perlomeno che si scagliavano in maniera anche piuttosto violenta contro le minoranze. In quel caso però per fortuna non si è trattato di canzoni che sono andate virali, soltanto quella lì che è andata al primo posto. Diamo anche merito a Spotify per la celerità. Perché è andata al primo posto? Ci siamo domandati perché? Forse perché qualcuno ha fatto un video di qualità artistica superiore? Non lo so, eh. Cioè, diamo merito a chi ha una creatività in questa vita? Oppure no? Andiamo avanti. Nella rimozione di questo brano e anche di tutti gli altri, perché loro non gestiscono la Viral 50, come abbiamo detto all'inizio, però una volta che si sono resi conto di questa situazione hanno fatto di tutto per togliere immediatamente il brano dalla piattaforma. Si erano lamentati perché per l'appunto questa è una canzone. Ecco, qui torno al passo precedente. Perché è stata tolta? Qual è stata la motivazione? Non viene data motivazione quando viene tolta una canzone? Perché se si può fare così, allora andiamo verso una censura. Non mi va bene qualcosa? Un gruppo di persone segnaliamo, sai, mi togli sta canzone, via. E allora, Meme, però ripetiamo il concetto perché deve passare questo concetto. Il fatto che possa trattarsi di una canzone meme non significa che tutti quelli che ascoltano questa canzone possano avere la giusta consapevolezza per capirla. Se ci sarà qualcuno che si lamenterà della rimozione di questa canzone, forse allora la soluzione a quel punto sarebbe guardare le cose da un'altra prospettiva. Attenzione perché un brano finale inaspettato. Ok, sì. Diciamo che in alcune cose magari posso essere d'accordo, in altre assolutamente no. Il meme oggi fa parte della nostra cultura e togliere questo meme diventato virale eh, non significa risolvere il problema, anzi lo si incentiva perché nel momento in cui una qualcosa di famoso tu lo vai a censurare, lo vai a cassare, lo vai a reprimere, esplode. Quindi fai peggio. Facendo questa cosa hanno fatto peggio perché adesso la gente andrà su YouTube, cercherà, troverà il mio video e quindi non è cambiato assolutamente nulla. Anzi, vedrete che le visualizzazioni incrementeranno e, e la situazione sicuramente rimarrà invariata. Consci del fatto che, come tutti i fenomeni virali, hanno un effetto campana, quindi tipicamente molto rapida, l'ascesa molto rapida e un picco e poi una discesa altrettanto rapida e poi magari può avere nel tempo delle riaccensioni a seconda se qualcuno ritorna a parlare di quel fenomeno, ma questo fenomeno qui sicuramente a breve probabilmente terminerà, a meno che poi non ci siano riaccensioni mediatiche che lo lasciino sopravvivere. Quindi se proprio volessimo evitare che questi fenomeni virali nascano e crescano, basterebbe semplicemente magari non parlarne, non se ne parla, nasce, cresce, muore, finito, nessuno ne parla. Ma perché non parlarne? Non essendoci nulla di male in questa canzone meme, che oggettivamente è una canzone che non è neanche fascista, perché come dice la canzone Everybody Viva il Duce, bam 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 bam, onomatopeiche. Le onomatopeiche stanno a rappresentare un suono che dovrebbe essere associato in questo caso a un evento storico. Il bam 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 si riferisce a Benito Mussolini e la sua amante che vengono pam pam pam. Quindi vengono fatti fuori
dai partigiani, e in particolare quello che venne chiamato Colonnello Valerio e da Michele Moretti furono i due, così si dice, esecutori materiali. Quindi se proprio vogliamo dirla tutta, questa canzone è geniale perché racconta due facce opposte della stessa medaglia, la faccia di esaltazione dell'apologia fascista, quindi everybody, viva il duce, no? E poi la parte finale di come è finita la storia e quindi con l'eliminazione eh, del duce e della sua amante e quindi con la fine del fascismo, la liberazione. Quindi se proprio vogliamo essere chiari, la morale che uno dovrebbe trarre fuori da questa canzone è che la folla ti acclama, magari ti porta in alto, ma non la puoi, come dire, ingannare, manipolare per sempre, perché poi ti fa la pelle, ti fa la pelle a un certo punto. E la folla psicologica ama salire sul carro dei vincenti e poi nel momento in cui si vede che un leader inizia a perdere colpi, la gente inizia a scendere dal carro dei vincenti e magari può allearsi anche in fazioni opposte e distruggerti. Quindi questa dovrebbe essere la morale, che non è nulla di fascista, non è nulla di antifascista, ma è di un racconto storico goliardizzato, reso artisticamente rilevante, iperbolizzato, ma che ha comunque una sua caratteristica. Ma andiamo avanti perché in questa pagina, siamo un magazine, hanno riportato questo post qui che scriveva un brano fascista che non è fascista fatto con l'AI è primo su Spotify. Ora, se una canzone arriva prima su Spotify fatta con l'AI, bisognerebbe chiedersi che cazzo di canzoni fanno gli altri. Voglio dire, quindi eh, mette anche un po' in ridicolo gli artisti italiani che addirittura si fanno prevalicare da una canzone artificiale. Questo è un altro tema importante. Mentre i veri artisti faticano ad emergere, ecco, i bot scalano le classifiche con l'odio. Non sono i bot che scalano le classifiche, sono gli ascolti fatti da persone umane, con una canzone creata con un'intelligenza artificiale addestrata da un umano. Quindi, analisi di un pericoloso cortocircuito. Pericoloso cortocircuito. Ecco qua, qualche giorno fa stiamo passando in rassegna le top Spotify e vabbè, ho visto che è arrivata prima. La situazione si è fatta ancora più preoccupante quando scavando sono stati trovati moltissimi altri artisti con canzoni che variano da prendersela con il Pride, la comunità LGBTQ+, in generale, fare umorismo becero e destrorso sulla situazione palestinese, inneggiare al ventennio e via discorrendo. La problematica colpisce soprattutto chi lavora davvero con la musica. E vabbè, poi qua continua. Insomma, se l'è presa con Spotify, poi la canzone che è finita anche su Radio 24, La Zanzara e Cruciani, eccetera, eccetera. E quindi poi andiamo sulla risposta di Welcome to Favelas, che ovviamente è l'altra fazione politica, no? Potremmo dire, l'altra fazione eh, che si schiera, diciamo, con la destra, dice pace fatta tra il mondo, la sinistra e Spotify. Quando pare sì, la meme song Everybody Viva il Duce è stata rimossa dalla piattaforma dopo che l'area antifascista si è mobilitata in massa per far eliminare, giudicandola pericolosa e contraria ai valori costituzionali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il problema che abbiamo visto, perché noi analizziamo sia la parte a sinistra sia la parte a destra e cerchiamo di eh, trarre poi delle analisi dei dibattiti pubblici, quindi di elementi di dibattito pubblico, abbiamo visto come le principali obiezioni che si fanno è un contenuto creato con l'intelligenza artificiale può essere pubblicato su piattaforme di streaming musicale e andare a fare una competizione, una concorrenza anche a soggetti
artisti, persone umane, quindi è lecito questa cosa qui, perché siccome è pieno di canzoni fatte con intelligenza artificiale, è lecito farlo da qualsiasi punto di vista, soprattutto morale, ma il problema è che se iniziassero a togliere tutte quelle canzoni fatte con intelligenza artificiale perderebbero un botto di ascolti. Perderebbero un botto di ascolti. Scusate il telefono. Ok, quindi significherebbe perdere un botto di ascolti e ovviamente un botto di soldi. Quindi a loro sicuramente, alle piattaforme non è che convenga troppo. Chiaro è che se danno troppa libertà viene inondata Spotify ovviamente di queste canzoni create con l'AI e molte delle quali appunto potrebbero non avere proprio delle caratteristiche perfette per un ascolto ad ampio spettro da parte del pubblico. Quindi deve esserci sicuramente una sorta di moderazione, ma anche una sorta di libertà. E poi andiamo avanti perché è uscito anche l'articolo di Fanpage, perché Everybody Vive il Duce, la canzone con riferimenti fascisti è stata rimossa dalla classifica di Spotify. Everybody Vive il Duce è un brano che ha conquistato nelle scorse settimane la prima posizione nella Viral 50 Italia di Spotify. Ecco perché il brano è stato rimosso e come aveva costruito il suo successo. Un brano con un chiaro riferimento a Benito Mussolini dal titolo Everybody Vive il Duce è stato appena rimosso da Spotify. La canzone era arrivata nelle ultime settimane anche in testa alla classifica Viral 50 Italia, prodotta attraverso intelligenza artificiale. La proprietà del brano sarebbe legata al profilo YouTube e TikTok quadrato vincolato, mentre Genius riporta che i produttori del brano siano Roberto Ducini e un nome che costituisce un gioco di parole legato alla masturbazione, ovvero Thomas Turbado. Thomas Turbado è un nome e cognome che anche questo meme che viene utilizzato molto spesso anche online per fare così ironia. Ecco, questo è un altro aspetto, cioè il fatto che qualsiasi persona possa inserire una canzone senza però avere un'identità ben definita sulla piattaforma. Cioè, secondo me la piattaforma dovrebbe chiedere dei documenti, no? Per dare una sorta anche di credibilità e di sicurezza alla piattaforma stessa. Quindi a questi si aggiunge il più reale, il gravel. Ovviamente io ci metto sempre la faccia, non è che mi nascondo. Quindi nome d'arte dello youtuber stand-up comedian che ha composto il video originale del brano, arrivato anche in tv sulla 7 di martedì, condotto da Giovanni Floris e sulla carta stampata Libero. Epico il pezzo in cui Giovanni Floris fa vedere a Giuseppe Conte il video in cui faccio il balletto gravellizzante. Lo stesso youtuber ha caricato 2 contenuti legati alla comparsa del video, perché poi abbiamo dato una spiegazione, no? Mentre solo qualche settimana prima, esattamente l'8 gennaio, la canzone era stata resa virale dalla comparsa nella trasmissione radiofonica di Radio 24, La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo. Il brano, che utilizza i versi in lingua inglese e il solito claim e tutti insieme vive il Duce, in italiano riprende una melodia tipicamente reggaeton che si avvicina pericolosamente a Mediterranea di Rama. La canzone ha raccolto oltre 364.000 visualizzazioni su YouTube, mentre è stata rimossa da Spotify nelle scorse ore, grazie alle segnalazioni di utenti, ma anche di pagine Instagram come Siamo un Magazine e del giornalista Alvisia Salerno. E ci sono vari aspetti su cui riflettere per comprendere il motivo per cui il brano ripetitivo e musicalmente piatto, musicalmente piatto non direi, possa aver raggiunto la prima posizione della classifica, ma mantenendoci sullo stato attuale della classifica Viral 50 Italia, possiamo osservare come al suo posto abbia preso la vetta un altro brano meme come Fofana di Luca Toni e Gabri Kid, che riprende le note di Berlino. Quindi dietro di lui c'è l'onnipresente Tony Pitoni e al terzo posto il ritorno dei Cantoscena. Ecco, i Cantoscena sono un altro gruppo che crea canzoni con intelligenza artificiale, con Yodel al Katz. Una pluralità di brani che si sottrae al patto finzionale
tra artista e pubblico sulla serietà della propria musica, anzi accentua la dinamica surreale non solo dei testi ma anche della fruizione del brano. Basti pensare proprio ai concerti di Tony Pitoni, diventati un pellegrinaggio del pubblico, un'improvvisazione spettacolare, come l'ha definito lui stesso durante un live. Poi andiamo sotto, l'apologia di Everybody Viva il Duce, le playlist con richiami testuali al fascismo. Che coglioni sto telefono, ragazzi. Ma non hanno un cazzo da fare questa gente il sabato mattina? Rompere i coglioni proprio a me che sto registrando. Poi quando registri ti rompono sempre i coglioni, guarda. Una cosa grossa. Scusate, ho sfogo, scusate. Ma proprio la genesi e il successo di un brano del genere ha riportato alla luce playlist chiaramente intrise di quest'ironico richiamo al fascismo, che si nasconde dal reato di apologia, ma non è che si nasconde, semplicemente non lo è, enfatizzando i segmenti testuali assurdi, tra virgolette. Proprio da questo aspetto lo youtuber Il Gravel ha voluto specificare nella didascalia del video come potesse rappresentare un esperimento assurdo, esatto, pensato esclusivamente per far ridere e riflettere, un brano ironico che esagera volutamente toni e situazioni per mettere in luce l'assurdità di certi miti e nostalgie, una parodia, un remake moderno ricontestualizzato, non una celebrazione. Comunque molto bravo il giornalista che ha scritto questo articolo, mi piace questa Vincenzo Nasto, mi piace il taglio che ha dato all'articolo, mi piace. E poi c'è sta il continuo, diciamo, che vi lasciamo magari leggere a voi, vi mettiamo il continuo sulla descrizione. Ok, questo per dire, tornando a noi, questa era un po' la rassegna stampa, mediatica, social che abbiamo fatto su questo argomento per dare degli aggiornamenti al pubblico che ci segue, e anzi che ringrazio. Poi chi non ci segue ancora, mi raccomando, iscrivetevi e se volete attivate la campanellina. Grazie per essere stati qui con noi e vi ricordo che se volete lasciarmi un like, fare una condivisione dei punti hype con lo smartphone, siete liberi di farlo e vi ringrazio perché cerchiamo di portare contenuto e io apprezzo se voi apprezzate anche il mio contenuto che rappresenta un feedback importante per continuare a fare sempre meglio e per crescere insieme. Grazie, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Questi sono anche i miei canali social se volete seguirmi anche da quest'altra parte, ecco. Ciao.